amiche, amici, conoscenti, parenti, chi volete voi. Eccoci qua, venerdì mattina, video del Darione, come vi ho annunciato nel video di ieri, che vi invito ad andare a vedere, era su Puki, ma insomma è sempre un grande gioco, anche se non è solare. Stamani invece video solare in cui vi parlo un attimo di quella che è la mia situazione, di quella che è secondo me, soprattutto però la situazione di Asia, che chi mi segue sa, insomma, è diciamo il mio focus da sempre su solare e continuerà sostanzialmente ad esserlo. Ma andiamo con calma. Prima vi ricordo che se vi interessa essere aggiornati e aggiornate sui miei video, di cliccare sulla campanella e insomma lasciare un click al canale, così costantemente vi arriverà la notifica di quando usciranno i video. Vi ricordo anche che c'è un bel canale Telegram su cui ci sono un sacco di ragazzi per bene, strepitosi, straordinari, che vi aspettano per condividere insieme questo appassionante cammino all'interno di Solare. E anche se non è appassionante, magari per visti gli ultimi change, insomma può esserlo un pochino meno, ma insomma comunque si sta insieme, si ragiona di calcio, di Solare e di Puki, quindi trovate insomma tanti topic all'interno del mio Telegram. Non ultimo, lo dico sempre per ultimo, ma non perché sia meno importante, insomma, ma perché ovviamente riguarda più una parte professionale di quello che io faccio, c'è il Patreon in cui do informazioni in esclusiva su Asia riguardante Solare. Naturalmente in questo caso cominceremo a parlare anche rispetto ai pronostici di Puki, visto che appunto dalla settimana prossima inizia la J1, ma insomma in generale parlo di calcio asiatico, riferito naturalmente principalmente a Solare, ma anche non soltanto, cioè proprio da amante del calcio asiatico. E detto questo, io ho sottoposto 3 domande ad alcuni dei miei insomma più fidati manager della mia community, e loro mi hanno risposto, insomma, quindi sono 3 le argomentazioni di cui andrò sostanzialmente a parlare oggi. Quindi vi dirò la mia e vi dirò anche quello che mi hanno detto Avir, Marek e Nico Verze, e che avete già trovato in un precedente video in cui chiedevo la loro opinione, che era quello precedente all'uscita della roadmap, insomma, che si è andato un po' a farsi benedire come contenuto rispetto a quello che noi ci eravamo immaginati che potesse succedere con la roadmap, ma insomma io vi invito a recuperare perché comunque davamo tanti spunti. E i 3 temi, diciamo, che vorrei affrontare in questo video sono: che cosa cambia per Asia con il lancio della Contender, e quando ci sarà il lancio della Contender a fine agosto, ad agosto, se conviene ancora investire su Asia e che cosa faranno. Ho chiesto ai miei appunto membri della community. Ovviamente vi spiegherò anche che cosa farò io. Che cosa cambia per Asia con il lancio della Contender, dicevamo. Quindi questo è il primo punto. Io vi ricordo, lo andiamo a vedere, che questo è lo schema delle nuove competizioni. Ringraziamo sempre Vitali di Solare Data per averci fornito questo specchietto che riassume veramente tutto. Quindi ci focalizziamo su quello che sappiamo adesso, è che fino al 29 marzo la Cuphead rimane com'è, ci sono le competizioni come le conosciamo, poi da marzo, come quindi presumibilmente con l'uscita anche delle carte nuove Asia, ricordo che la settimana prossima appunto inizia la K-League, la J-League, e poi dalla settimana dopo, dal 1 marzo, inizia la K-League. Quindi abbiamo comunque 20 giorni, meno di un mese, per giocare, insomma, sempre diciamo con la vecchia sostanzialmente struttura per quanto riguarda almeno le competizioni regionali. Poi dal 29 marzo, quindi della GV 463, come c'è scritto lì, inizierà l'in-season e l'off-season, e quindi Premier League, Champ Europe, Challenger e Contender, e dove si gioca con le carte seasonal, quindi per quello mi immagino che usciranno a brevissimo anche le carte nuove Asia. Off season con Premier League, Champ Europe, Challenger, Contender, All Star Under 23, Cup 220, Cup 240 e Cup 270, questo almeno fino ad agosto. Poi ad agosto, lo vedete, spariscono la Cup 220, la 240, la 270 e anche l'All Star. Ahimè, io continuo a pensare che l'All Star sia la competizione che dovrebbe tornare in tutti i modi su Solari, perché
va a scomparire uno dei pilastri di Sorare, insomma, è appunto il fatto che si possa giocare tra i vari campionati, non soltanto una volta l'anno come magari introdurranno nella Special Weekly, ma insomma era proprio uno dei fondamenti quelli di poter divertirsi a fare incrociare Serie A con K1 piuttosto che Premier League col campionato equadoregno. Detto questo, off season sono ovviamente le carte classiche, quindi per quello mi immagino che entro il 29 di marzo usciranno anche le carte Asia, probabilmente anche prima, anche prima, probabilmente o in concomitanza con l'inizio della stagione o insomma subito dopo. Quindi questa è la situazione. Quindi tornando alla domanda che per l'appunto era che cosa cambia per Asia, allora intanto cambia il fatto che nella contender ci sono veramente milioni di competizioni. Ci sono le varie second division, esclusa la championship che è nelle challengers, ci sono Scozia, c'è l'Argentina, ci sono tutti i campionati sudamericani in cui ci sono alcune squadre ma non tutte, insomma la Svizzera, la Russia, ci sono via, insomma è diventato un grande calderone in cui si sono buttati quei campionati che Opta considera, diciamo, minori, o meglio, quei campionati che secondo Opta stanno dal... quanti sono? I Champions sono 5 campionati, la Challenger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi dal 14esimo, 15esimo posto in poi, secondo i dati Opta. Quindi sostanzialmente fino a che non giocano soltanto le asiatiche presumibilmente non sarà molto semplice andare a premio dal mio punto di vista, però ecco anche lì i Redward Pool poi vanno visti, va visto cosa succede ad agosto, però insomma diciamo in questo momento non semplicissimo, però d'estate Asia, non avendo poi più in questo caso da competere con MLS nelle competizioni quelle under 23 piuttosto appunto che no? Quando succederà che non ci sarà più l'All Star potrà essere molto divertente d'estate vedere che quest'estate ad agosto vedere che cosa succede. Detto ciò andiamo ad ascoltare che cosa dicono i nostri tre amici. Allora, cosa cambia per Asia con il lancio contender? Secondo me cambia più che altro per tutte le leghe, non solo per Asia, perché alla fine il vantaggio di Asia era quello che ad agosto, luglio-agosto era l'unico campionato insieme a MLS che erano attivi e quindi c'era questa possibilità di vincere anche premi importanti in competizioni come All Star. Ora vedremo come sarà l'evolversi con questi nuovi raggruppamenti. Allora, con il lancio di Contender per Asia cosa cambia? Cambia il fatto che si dovrà scontrare con tanti altri campionati, però c'è anche, diciamo, un discorso positivo che non sfida più l'MLS quando gli altri campionati sono in pausa, quindi per me rimane appetibilissima. Ovviamente i grandi stack. Beh, Asia messa in contender sicuramente è messa nel calderone insieme a tutte le second division e a tutti i campionati tra virgolette minori. Quindi bisognerà vedere soprattutto con l'estate che campionati giocano e magari sfruttare quella sessione per fare dei buoni risultati. Bene, rientriamo e passiamo a questo punto alla seconda questione. La seconda questione è: conviene ancora investire su Asia? Allora, secondo me sì, ancora oggi rimane diciamo almeno in questa fase di transizione rimane il rapporto qualità-prezzo decisamente interessante, quindi se qualcuno di voi anche senza gettare gettito di denaro dall'esterno ma sta diciamo ribuildando la propria rosa, perché no, sostanzialmente ci sono soprattutto alcuni calciatori che fanno voti incredibili, perché una delle cose importanti comunque secondo me
rimane il fatto che se uno vuole continuare a giocare su Sorare, deve tenere presente che appunto la strada che ha indicato Giulia, che hanno indicato insomma anche i suoi collaboratori più stretti, è a star is a star. Quindi in questo momento non conviene ovviamente buttarsi su Asia in generale, cioè se uno ha già una rosa se la tiene, e se non ha deciso appunto di resettare poi come ho fatto io, o di fare addirittura cash out, può continuare a sminestrare, giocare, insomma fare la 240 ovviamente con tutti i limiti di questa nuova versione, giocare la Champion Europe, giocare l'Under 23 e lo Star fino a che ci sono. Poi per quanto riguarda il futuro, conviene già adesso secondo me cominciare a reinterpretare la rosa andandosi a cercare i vari Sho Sasaki, super difensore, i vari Mateus Savio, Wakizaka, ma insomma probabilmente nei prossimi giorni, già la prossima settimana, farò un'analisi diciamo più dettagliata di quelli che possono essere le star isa star dell'ambito asiatico. Andiamo a vedere però, andiamo a sentire, scusate, che cosa dicono i nostri tre amici rispetto a questa questione. Conviene investire su Asia, anche qui è sempre un discorso abbastanza generico, nel senso che secondo me ormai la piattaforma si è diretta verso l'acquisto di giocatori importanti, cioè forti, che fanno ottimi punteggi, quindi alla fine come per Asia, anche per le altre leghe vale sempre questo discorso. Quindi purtroppo bisognerà cambiare la visione della piattaforma. Investire in Asia, più che altro investire ancora su Sorare. E questa è la domanda che ci dovremmo porre. Per chi ancora vuole investire su Sorare, io su Asia andrei proprio per il discorso estivo. Asia secondo me rimane sempre molto appetibile, soprattutto a livello di qualità dei giocatori e il prezzo che hanno. Soprattutto visto che quest'anno hanno detto che ci saranno i voti live di K-League, direi che ci sono ottime opportunità. Certo, sempre messo in conto di come va la piattaforma, perché quello, visto le ultime modifiche, bisogna valutare bene quello. Ultimo punto, arrivati alla fine del video, riguarda che cosa faranno i nostri amici e che cosa farò io. Che cosa farò io? Io ho fatto il reset, ho venduto sostanzialmente tutto l'account, quasi, non tutto, ma insomma buona parte dell'account, ve lo faccio vedere, quello che ho ricominciato a fare. Qui si vede già quello che ho ricominciato a fare. Allora, eccolo qua, ho ricominciato a buildare prima di tutto uno stack San Frecce, così quando parte la J-League la prossima settimana sono pronto per giocare in Champion Asia tranquillamente in questa fase di appunto situazione varia ed eventuale. Poi così quando inizieranno vedremo che cosa fare, insomma spero di ottenere qualche piccolo premietto, così vediamo. Comunque con questo continuerò a giocare nel Classic in maniera tale da poter provare a vincere qualche carta nuova. Poi l'idea, e ho fatto anche, vedete, per giocare una 2,40 mi sono comunque fatto uno stack Dundee, così porto anche a compimento l'impegno che mi ero preso con gli altri content creator italiani di fare la lega a cui sto partecipando. Mi sono tenuto del reset EOM, però EOM ho chiesto a chi ha comprato la gallery di tenermelo per un giocatore a cui sono affezionato e che poi schiererò eventualmente, anche perché lì una ovviamente delle mie idee è quella di aspettare che escono carte Asia nuova e fare almeno uno stack o Geonbook o Ulsan e poi andarsi appunto a giocare gli in-game nuovi con questo stack. Questa è l'idea. Poi, come ho detto nel precedente video che vi invito ad andare a vedere, in cui ho spiegato proprio nel dettaglio che cosa avevo intenzione di fare, ad agosto vedrò qual è la situazione con le nuove competizioni e deciderò definitivamente quale sarà il mio percorso su Sorare. Però insomma sono addicted, mi piace giocare, però in questo momento, come ho spiegato nell'altro video, lo voglio fare for fun, insomma, e però continuare a farlo assolutamente e continuare naturalmente a parlare di Asia insieme a voi. Andiamo a sentire che cosa faranno invece i nostri
amici. Per quanto mi riguarda, la mia galleria è un po' bloccata a causa delle carte blu che mi ero comprato per sfruttare la soglia super rara, e ora invece aspetterò, vedrò un po' l'evolversi della situazione. Comunque ho un paio di squadre rare, però di Asia, però erano tutte squadre costruite per una Cup 240, quindi ora vedrò con l'evolversi delle situazioni, degli eventi, come fare. Quello che farò è che in parte ho già fatto, ho convertito un po' di carte che avevo, diciamo, di squadre non top europee, che mi servivano per soglia o per farmare su coin sul Geobook, che ho visto la partita di Coppa e mi è piaciuto molto. E poi vedrò se mettere un po' di budget sulle carte nuove, sempre di Geonbook o Ulsan. Sono ancora indeciso. Io personalmente aspetto, come tutti i grossi annunci, anche quelli vecchi, ok, c'è sempre un po' di smobilitazione, sfiducia, grande fiducia da una parte. Io nel mio aspetto, ormai le mie squadre me le ero fatte, quindi schiererò quelle, poi valuterò man mano la nuova piattaforma senza vendere a prezzi insensati. Bene, benissimo, abbiamo sentito anche cosa vogliono fare i nostri amici. Se andate a vedere le transactions del mio account, vedete anche con chi ho fatto il mio scambi, eccoli qua, si vedono, tanto non ci sono problemi. Con Seris, il bot che ha comprato praticamente quasi tutto il mio account è Seris. Tra l'altro, appunto, si è comportato benissimo. Lì potete fare anche il calcolo di a quanto sono riuscito a vendere tutto. Se insomma avete intenzione di ricomporre, appunto fare cash out oppure reset come ho fatto io, secondo me Seris è uno dei migliori che ci sono bot in circolazione in questo momento per fare questo. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto e lasciate appunto un like e commentate con curiosità. Tra l'altro ci sono in previsione una mega super intervista nei prossimi giorni, di cui però vi darò di conto sul Telegram, iscrivetevi, e poi sul Patreon sto analizzando tutte le probabili formazioni che sto mettendo già su PlaySharper. Ricordatevi insomma di passare da PlaySharper e poi iscrivetevi al Twitter, che rimane, diciamo, il mio social principale. Detto questo, insomma, buon sorare a tutti e tutti. Ciao 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 ciao.